Roba da poco, parliamo della migliore scrittrice in prosa giapponese contemporanea, attualmente vivente, Mieko Kawakami. Il suo ultimo libro, Gli amanti della notte. Io tra l'altro ho la fortuna di avere la copia firmata. Allora, cosa dire di Mieko Kawakami? Se avete in mente, pensate che l'arte giapponese sia solo manga, haiku o i romanzi onirici, mistici, surreali alla Murakami, dimenticate tutto. Mieko Kawakami si distingue per il grado di realismo che ha nei suoi libri, nella sua scrittura, e perché è la scrittrice che meglio di tutti sa raccontare il Giappone contemporaneo, quello di oggi, i problemi del Giappone di oggi e la coscienza culturale giapponese. Mieko Kawakami avete di fronte un dissezionamento profondo di quello che è, quella che è la mente di un giapponese oggi, quello che vive nella propria società. Avete un vero e proprio dizionario sociale giapponese, con in più il fatto che la sua scrittura, oltre ad avere l'accessibilità diario, intimistico, allo stesso tempo ad avere un grado di liricismo e di poeticità incredibile. Ma parliamo della trama. Questo romanzo si può definire un dolcissimo e dolorante alcolico nel sottomondo di un dramma esistenziale giapponese. La protagonista, Fuyuko, è una donna che ha della pressione del lavoro nell'azienda editoriale che sta vivendo, decide di abbandonarla per dedicarsi a fare la traduttrice freelance, quindi lavorando da remoto da casa. Questa spaccatura succede tantissimo. Fuyuko da una parte subisce quello che è uno dei problemi più grandi del Giappone contemporaneo, che è il karoshi, ovvero il workaholic, il lavorare troppo, la pressione di primeggiare che la soffoca e non la fa vivere bene l'ambiente aziendale, ma dall'altra parte quando si licenzia e lavora da casa da sola incomincia ad attraversare un viaggio di felicità e di alienazione in qualche modo, per cui gli unici stimoli che ha oltre al lavoro, l'unico stimolo che riesce ad avere oltre al lavoro è l'alcol. Lei stessa si definisce una donna misera, del tutto incapace di godersi la vita, liberandosi dal lavoro aziendale che ha una gerarchia molto stretta. Fuyuko dice di sentirsi i polmoni riempiti di un senso di libertà nel momento in cui si licenzia. Si propaga senso di libertà dai polmoni, un respiro che si propaga fino agli angoli più remoti. Ma dall'altra parte, quando incomincia a lavorare da remoto, da freelance, comincia a capire che si trova in una situazione di lavoro solitario, lavoro per chi ama la solitudine. Lei si trova la maggior parte del tempo da sola con le parole, se non qualche mero contatto ogni tot settimane con la caporedattrice che gli dà i lavori. Si trova da sola col suo computer, con le parole da leggere, ed è lì che incomincia il suo alcolismo. Man mano Fuyuko si trova accartocciata, incastrata in questa nuova condizione esistenziale di solitudine. Quindi, per darsi delle botte di vita, in qualche modo, per sentire di esistere, ricorre a il sake, che prima incominciano ad essere bicchierini, poi lattine, e poi diventano vere e proprie bottiglie, e perde totalmente la cognizione del tempo, anche perché il suo lavoro e il tempo del suo lavoro è gestito autonomamente. Lei può decidere di lavorare a tutte le ore, quindi lavora di notte, dorme di giorno, il suo ritmo diventa totalmente sballato. A poco, per non soccombere alla disperazione, sorso dopo sorso e poi a fiaschette di sake, cioè trasformare quello che pensa in qualcosa che non le appartiene più, come se riguardasse un'altra persona. Grazie all'alcol sente di non aver più bisogno di abbassare la testa, e in generale si convince di sentirsi bene come non lo è mai stata solo grazie all'alcol, in una condizione di incastro sociale in cui per tutta la sua vita Fuyuko non ha deciso niente. Da quando è nata fino a quando ha lavorato è stata la società, gli altri, a decidere per lei. È sempre stata sotto ordini, sotto regole strette, sotto un'uniformità sociale che è tipica del Giappone. E nel momento in cui lei si sente libera, riuscendo a fare un lavoro autonomo da casa, non riesce più a gestire quella libertà, che diventa un'esplosione autodistruttiva. Ma non avendo proprio questo equilibrio tra dovere e libertà, Fuyuko finisce per non riuscire neanche ad andare a prendere non riesce neanche ad andare
in coda o a prendere questo maledetto bigliettino per iscriversi a un corso, che vomita nei bagni pubblici, non si rende conto che non riesce a stare neanche in piedi. È la scena in cui lei vomita nella toilette di questo ufficio pubblico dove bisogna iscriversi a dei corsi, e ritorna il giorno dopo ancora ubriaca solo per sostituire lo straccio che lei aveva sporcato, vergognandosi tantissimo di chi la vede. È qualcosa che ti fa capire veramente nel profondo la forma mentis giapponese in una maniera allucinante. Tra l'altro riesce veramente in un bocciuolo, in una noce, a farti capire la condizione di pressione sociale, di sofferenza, con una buccia veramente di delicatezza, un pregio enorme Kawakami in questo. C'è proprio nello spirito giapponese l'incapacità di dire no, di fuoriuscire dal tessuto sociale in cui si è incastrati, dai propri ruoli e dai propri doveri, dall'obbligo e soprattutto dal giudizio e dal pregiudizio sociale. Ognuno deve avere il suo ruolo e deve fare il suo, deve essere inserito perfettamente nella società. Si capisce benissimo anche da quando lei viene fermata per le donazioni del sangue, e dona il sangue anche se non vuole, ma dice perché ero incapace di rifiutare. Mi è stato sempre insegnato che devi dire sì e devi, è il tuo dovere. Protagonista straordinaria, cioè se voi pensate avere una una ragazza giapponese alcolizzata come protagonista di un libro è qualcosa di veramente atipico. Ti immedesimi veramente a fondo con il suo senso di noia, di non sapere come gestire il tempo, e quell'equilibrio tra lavoro e tempo libero, tra divertimento e obbligo, che è qualcosa che riguarda veramente la società di oggi, non solo uno spleen giapponese in qualche modo si potrebbe definire quello. È un romanzo che mi ha veramente tagliato in 1000 pezzettini minuscoli, facendo poi un lavoro che è quasi uguale a quello della protagonista, che è scrivere da remoto. Sentire quel senso di solitudine, di responsabilità, di sentirsi da solo per tutto il tempo, non sapere gestire quell'onda di moto del tempo, mi ha fatto immedesimare tantissimo nella protagonista, e se fate un lavoro da remoto lo sentite sulla pelle. Questo racconto veramente vi devasta, sentire veramente sotto un effetto ondivago, è come navigare veramente in un oceano stupefacente, un oceano alcolico, ed è per questo che a volte ti senti sola e triste. Da sottolineare ancora una volta il fatto che all'interno di questo romanzo, come all'interno dei romanzi di Kawakami e degli Amanti della Notte, trovate un sacco di riferimenti alla cultura giapponese, un sacco di dettagli, di riferimenti precisi che vi fanno approfondire anche delle nozioni che non conoscevate, a parte i termini precisi giapponesi che poi vengono messi in appendice tradotti. C'è anche il discorso, ad esempio, della competizione nell'università, che è tremenda, il discorso dello stupro che vive la protagonista e quella volontà di non denunciare, che c'è anche come tema ad esempio nei Terrestri di Murata Sayaka, che si ha un certo pudore e non si vuole mai buttare il pregiudizio, non si vuole mai uscire fuori dai canoni sociali in Giappone, quindi piuttosto se subisci un torto te lo tieni per te, stai zitto, abbassi la testa. Ci sono i riferimenti alle feste giapponesi come l'Ina Matsuri, e anche l'origine dei kanji, e come in un battibecco molto carino tra Fuyuko, l'amante che incontra, delle battute sul fatto che i loro cognomi kanji abbiano doppi significati, e da come i kanji giapponesi derivano da quelli cinesi, e quindi ci sono anche veramente dei riferimenti culturali molto molto precisi. C'è poco altro da dire, da leggere e basta. Cioè Kawakami, se volete partire e leggere letteratura giapponese in prosa, romanzi giapponesi, leggete Kawakami.